come cambiano le situazioni nel giro di 24 ore. Dopo la vittoria con l'Augsburg, intervista a Garcia, abbiamo anche degli infortuni da mercato, dice il nostro allenatore, parole che non lasciano praticamente niente al caso. Ne parliamo in questo video perché la situazione calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo per quanto riguarda Zielinski, sirene arabe, eccetera, eccetera. Prima di cominciare, ragazzi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate di questa gestione del mercato da parte del Napoli. E andiamo ad analizzare le parole di Garcia, che alla fine hanno poco per essere analizzate, perché Garcia è stato molto chiaro. Gli infortuni di mercato si riferiscono a Zielinski, che non ha giocato ieri la partita. Garcia ha spostato addirittura a partita in corso ieri nell'amichevole Ostigard a centrocampo perché non c'erano elementi schierabili per sostituire e continuare con la formazione, almeno con calciatori che sono centrocampisti schierabili a centrocampo, i difensori in difesa, eccetera, eccetera, perché alla fine Zielinski è stato messo sul piatto arabo e molto probabilmente lascerà Napoli. Se una settimana fa parlavamo di rinnovo al ribasso, oggi parliamo di Zielinski che dovrebbe accettare le sirene arabe, perché è anche il Napoli che sta mettendo in condizione il calciatore di accettarle. Ovviamente si sta aspettando che l'offerta arrivi a 20 milioni che il Napoli richiede. La stessa situazione Osimhen, credo che si stia aspettando comunque che arrivi qualcuno con i 200 milioni chiesti, e se l'Arabia arriverà a 200 milioni credo che parta anche Osimhen. Mi auguro di no, anche se il Napoli l'anno scorso ha fatto mercato, ha preso Raspadori a 30 milioni, cifra comunque non bassa, ma ha preso Raspadori a 30 milioni con un reparto offensivo che alla fine non ne aveva nemmeno tanto bisogno, ed era un colpo in vista di quest'anno, perché si sapeva che prima o poi Osimhen lo perdevi e si presentava qualcuno con tantissimi soldi per portarlo via. Mi auguro che perdiamo solo Zielinski, e c'è anche la grana Mario Rui perché il rinnovo non è andato in porto, c'è la Lazio alla finestra, la stessa Rabbia che si era presentata già settimane fa per il nostro terzino. Quindi siamo in una pentola che bolle, e speriamo che non trabocchi e vada a finire molto male per il Napoli. Mi riferisco ai possibili rimpiazzi, perché poi arrivare agli sgoccioli del calciomercato per dover rimpiazzare calciatori non so quanto sia produttivo, ecco. Però d'altro canto ho fiducia nello scouting del Napoli, nella programmazione del Napoli, presidente, Micheli, Mantovani, direttori sportivi, eccetera, eccetera, perché se sono state prese queste decisioni che forse andranno in porto, parliamo di Zielinski, la programmazione sicuramente c'è stata e ci sono già i papabili sostituti per poter ovviamente mantenere la rosa e l'asticella lì dov'è. Non parlo di scudetto di secondo anno per vincere lo scudetto, parlo comunque di una squadra che deve lottare per arrivare in Champions League, perché l'obiettivo del Napoli è sempre quello, arrivare tra le prime 4, senza se e senza ma e senza che ci prendiamo in giro, perché poi per vincere uno scudetto, per rivincere addirittura uno scudetto, non c'è bisogno solo di una squadra forte, ma ci sono tanti altri fattori che entrano in gioco. C'è bisogno di una dose di fortuna, devi avere comunque un parco infortunati durante l'anno che deve essere sempre ridotto al minimo, quindi non è solo investire in grandi calciatori che può portarti continuità nei titoli, assolutamente, e questo lo sappiamo. Si parla di Lo Celso, si è sentita una
un'offerta a Torreira dal Galatasaray di 15 milioni per il vice Lobotka. Ci sarà un affondo per Kob Meiners, me lo auguro, perché il calciatore a me piace tantissimo e sarebbe il sostituto ideale di Zielinski nel caso Zielinski accetti le sirene arabe. E poi, se vogliamo dirla tutta, con uno stipendio del genere a 30 anni rifiutare diventa anche difficile. Si parla di 12 o 15 milioni all'anno al calciatore, che sicuramente è un'offerta altissima come stipendio. Si arriverà a 20 milioni per il cartellino al Napoli, quindi è una storia che mi rattrista sicuramente da un lato, perché io ho ancora l'immagine di Zielinski che si stende sul prato di Torino dopo il gol di Raspadori, quasi a chiudere quel cerchio che si era aperto nel 2017-2018 con il gol di Koulibaly senza lo scudetto ai 91 punti. Si chiude il cerchio, Zielinski si stende su quel prato, cuciamo lo scudetto al petto con il gol di Raspadori. E le belle storie sono sempre destinate a finire, non c'è niente da fare. Ti auguri sempre che il momento arrivi quanto più tardi possibile, però poi ti viene sbattuto in faccia il dio denaro e ovviamente il tempo che passa e i cicli che in continuazione si aprono e si chiudono, è inevitabile dover affrontare situazioni del genere. Solo che mi faccio solamente il problema per le tempistiche, perché siamo a poco più di 10 giorni dall'inizio del campionato. Ci sono sicuramente altri 20 giorni di mercato, anche se sappiamo che il mercato arabo chiude intorno al 20 di settembre, anche se ho letto che la Premier sta chiedendo alla FIFA in maniera ufficiale di poter far chiudere il mercato arabo la prima settimana di settembre, perché in questa diatriba Europa, Arabia Saudita, comunque ci andiamo a perdere noi in Europa, per il semplice fatto che i nostri campionati cominciano a fine agosto e tu ti ritrovi, tu Arsenal, tu Napoli, tu Inter, tu qualsiasi società europea, ti trovi comunque ad iniziare un campionato con le incognite che possa arrivare comunque un'offerta araba nel mese di settembre e ti portano via pezzi pregiati a campionato iniziato, dove tu poi non puoi rimpiazzare il calciatore perché hai il calciomercato chiuso. Quindi è una situazione squilibrata. Mi auguro che la FIFA, l'UEFA prendano in considerazione questo invito dalla Premier League, perché sarebbe più equo ovviamente per tutto il calcio europeo. Ritornando al Napoli, la situazione di Zielinski sembra delinearsi, sembra ai titoli di coda. Abbiamo la grana Mario Rui, perché poi devi intervenire anche a prendere un altro terzino sinistro che non hai in rosa nel caso Mario Rui dovesse partire all'ultimo minuto. Ed hai questa grana Osimhen. È vero, hai Raspadori, hai Simeone, la prima punta la puoi schierare. Raspadori rende comunque al centro dell'attacco, molto probabilmente come falso 9, perché le caratteristiche sono quelle. Ne ha parlato anche De Zerbi alla Bobo TV. Raspadori può tranquillamente fare il falso 9, così come venne schierato Mertens da Sarri, scommessa vinta da Sarri. Non è detto che poi si vinca anche questa, assolutamente, però nel reparto offensivo poi ti potresti andare a coprire con una punta di prospettiva. Non lo so. Fatto sta che nelle casse del Napoli, nel caso vadano in porto le operazioni Zielinski e Osimhen, potrebbero entrare dai 200 ai 220 milioni. E la programmazione del Napoli ci ha insegnato che comunque gli investimenti sono stati fatti anche in vista futura. La rosa è sempre stata completata, quindi posso essere triste per epiloghi del genere, però guardo un tantino avanti, avendo fiducia nello scouting, nella programmazione del Napoli e nella società. Vedremo come andrà a finire questa situazione, seguiremo ovviamente nelle prossime ore
ciò che succederà. Sempre Forza Napoli, massima fiducia alla società, sosteniamo ragazzi, perché noi possiamo solamente sostenere, senza cominciare a fare drammi da subito, anche se io devo essere sincero, come ho letto la notizia ieri sera e la dichiarazione di Garcia, abbiamo infortuni di mercato. Non è che sono stato felicissimo nel leggere queste dichiarazioni, né tantomeno sprizzo felicità da tutti i pori, però dobbiamo comunque farcene una ragione e vedere il ciclo che si aprirà con i nuovi arrivi, con i nuovi innesti. Speriamo quanto prima, così che Garcia possa avere una rosa completa e a disposizione dall'inizio del campionato, anche se la vedo un tantino poco fattibile. Credo che il mercato del Napoli andrà avanti fino al 31 agosto e si chiuderà comunque con i colpi che arriveranno, ma entro il 31 agosto e inizieremo il campionato comunque con una rosa non completa del tutto. Speriamo che vada tutto bene, massima fiducia alla programmazione del Napoli, sempre Forza Napoli ragazzi. Se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti e fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao!